Ebbene ragazzi, ci siamo arrivati. È un momento questo molto particolare per uno YouTuber. Arrivare a 100.000 è una soddisfazione non tanto numerica, ma quanto di fiducia che avete avuto nei confronti di questo canale, che è seguitissimo. Ringrazio tutti coloro che seguono, che commentano, che mettono like, eccetera. Questa è la struttura degli YouTuber, i commenti, i like e le iscrizioni. Invito quelli che non si sono iscritti a farlo in modo che questo canale possa crescere. Ragazzi, oggi è un momento particolare e ho pensato attentamente a quale video fare, cosa regalare a tutti gli iscritti del canale. Ebbene, avevo in mente di fare un film, vi ricordate? Era un film di sopravvivenza, un survival, che poi ho deciso di relegare invece e spostare sulla playlist specifica, quella che riguarda l'emergenza. Quindi ci sarà tutta una serie di video anche in quel senso, molto più dettagliati che non un unico film molto lungo. Ebbene ragazzi, questo video non sarà breve perché in questo video, ragazzi, non so come dirvelo, creeremo un impianto di riscaldamento a sabbia che funzionerà tutto l'anno, gratuitamente, riceverà l'energia che noi produrremo e andremo ad alimentare casa nostra. Ovviamente ci saranno delle proporzioni da rispettare, delle potenze da generare, quindi voglio iniziare il video dicendo a tutti gli amici del canale, a tutti gli iscritti, a tutti coloro che abitano nei condomini che mi dispiace perché questo lavoro impegnativo implica uno scavo, implica tutta una serie di condizioni che nel condominio è difficilmente attuabili, a meno che come condomini non vi mettiate d'accordo, anche se è sempre molto dura, e non lo facciate tutti insieme, magari collaborando, scavando insieme, e sarebbe veramente un'ulteriore riuscita di questo canale. Ragazzi, la cosa importante è che capiate che è molto semplice. Ho preparato dei grafici, degli schemi, ci è voluto tanto tempo, veramente è un mese e mezzo che sto preparando questo video. Fare gli schemi non è semplice, poi ho dovuto studiare tutto ciò che è la sabbia. Ebbene, io ho estrapolato tutte queste informazioni con la mia competenza sull'energia alternativa, ho voluto adattarle e ridurle, minimizzarle a quello che è un impianto fai da te perpetuo. Quando abbiamo questo, noi abbiamo, se abbiamo creato le giuste proporzioni, casa calda tutto l'anno, ovviamente nei periodi invernali. Vi spiego tutto, ragazzi, nei dettagli, con i grafici. Quello che vedete dietro di me è un prototipo che ho voluto prendere per andare ad analizzare attraverso anche la visione di quello che accadrebbe poi una volta costruito questo impianto in maniera reale, cioè toccare con mano quello che è una miniatura affinché si possa capire i meccanismi anche di quelli grossi. Ebbene ragazzi, 4 secondi. Da oggi sul canale non vedrete più 100 iscritti alla volta, ma ne vedrete 1000. Spero che a breve diventeremo 101.000 e poi 500.000. E adesso vediamo come produrre acqua calda per il riscaldamento, acqua calda sanitaria, e riscaldamento intendo sia caloriferi che pavimento. Pavimento molto più facile perché viaggia a temperature più basse, ha un'efficienza, un rendimento maggiore. Più alziamo le temperature, meno c'è efficienza, più ci sono dispersioni. Vedremo che materiali utilizzare e pian piano questo progetto, che è il numero uno di questo, l'avete già visto nell'immagine iniziale, di questo video, il riscaldamento a sabbia, ebbene avrà un proseguo come tutti i miei video per andare poi a costruirlo effettivamente. Come al solito, attenzione alla sicurezza, non prendete con faciloneria le cose. Ragazzi, buona visione adesso di questo video, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto ragazzi un'altra cosa importante, collaborate con la realizzazione, quindi tutti quelli che di voi sono come me tecnici oppure anche impiantisti, coloro che se ne intendono di metalli, saldatori piuttosto che tubisti, se avete consigli e migliorie su quello che è oggi un grafico identificativo, 3 sono i grafici di produzione,
Ebbene, se avete delle idee, buttatele sui commenti del canale, non scrivetemelo su Messenger, date un beneficio a chiunque, perché da questi progetti e da questi schemi già qualcuno di voi può tranquillamente anticiparmi costruendolo a casa sua. E come al solito, se l'avete costruito a casa vostra ed è bello e significativo, contattatemi su Messenger perché verrò a filmarvi e questo sarà pubblicato sulla playlist Gli impianti degli amici del canale. È un inizio lungo, ragazzi, e buona visione e alla fine fatemi sapere cosa ne pensate. Ragazzi, cominciamo col dire che la sabbia è un componente che è comunissimo, c'è dappertutto nel mondo. Ci sono tante tipologie di sabbia e quindi questo ci agevola sicuramente. Possiamo fare batterie a sabbia che sono economicissime, il prodotto si trova dappertutto, però è giusto che io parta con questo video per dandovi delle indicazioni importanti anche su questo prodotto. La sabbia, che è di diverse tipologie, quella che interessa a noi è la silicea e la quarzifera, sono quelle che vengono prodotte dall'erosione delle rocce, quindi nei millenni, attraverso le piogge, attraverso il freddo e il caldo, tutto questo rompe le rocce, pian piano lo sgretolamento diventa poi sabbia. Più fine è, l'avete vista questa? Più fine è, meglio è, perché il suo lavoro termico è più efficiente. Ragazzi, l'Italia è piena di sabbia, tutte le coste, tutti i fiumi sono produttori di sabbia, ma è vietato raccoglierla, quindi mi raccomando, non raccogliete questa sabbia lungo i mari o lungo i fiumi, dovete acquistarla e costa pochissimo. La batteria a sabbia che adesso vi proporrò io veramente ne contiene una quantità che sembra tantissima, ma alla fine è un camion che ve la scarica là dove dite voi. Ebbene, una cosa importante è che la sabbia invece corallina, che è fatta di carbonato di calcio, quella non è efficiente come questa silicea e io dico meno male, ragazzi, se no avremmo sterminato le barriere coralline. Lo sapete com'è l'uomo, siamo alle solite. Ebbene, quindi abbiamo trovato un prodotto ideale. Abbiamo la sabbia silicea, la sabbia quarzifera, caratteristiche fantastiche per fare questa batteria. Non va sostituita, quindi dura per sempre. Ha un'efficienza che adesso vediamo nei dettagli, è molto particolare. Perché? Perché la sabbia fonda a 1700 gradi, significa che noi porteremo il nostro serbatoio di sabbia, a sabbia, lo porteremo a 500 gradi e quindi non ci sarà fusione. La sabbia che va usata ovviamente sarà completamente asciutta, ma se non fosse asciutta, ragazzi, con queste temperature asciugherebbe in maniera incredibile. Ovviamente sarà importante l'ubicazione e l'isolamento che deve essere fatto bene, perché più daremo isolamento e più avremo efficienza e non dispersione. L'isolamento si farà del serbatoio, si farà di tutte le condotte e si farà anche dei gruppi che dovranno cedere il calore alla sabbia o prelevarlo attraverso gli scambiatori che faranno passare poi il calore a quello che è il puffer o l'accumulo che avremo di 200, 300, 500, 1000 litri a seconda dell'impianto che avete. Ragazzi, tutto andrà fatto in proporzione a seconda della vostra casa, quindi il lavoro sarà prettamente manuale, sarà una vera passione e andiamo avanti con tutti i dettagli passando anche ai grafici. Buona visione. Ora ragazzi, in questi mesi di studio e analisi ho dovuto verificare anche quanto è capace di accumulare un serbatoio di sabbia silicea o quarzifera. Ora, il calcolo è sempre approssimativo perché dipende da tanti fattori, ad esempio l'ubicazione, ed è per questo che io ho scelto di ubicare il serbatoio sottoterra. Perché sottoterra, ragazzi? Perché sottoterra abbiamo una temperatura stabile che è intorno ai 14-15 gradi. Ebbene, il serbatoio sarà inserito completamente sottoterra. Ebbene, intorno a questo serbatoio, che non è detto che sia un serbatoio, ma può essere anche un contorno di lamiere, poi rivettate, tanto deve solo fare da contenitore di questa sabbia. Perché? Perché oltre a questo contenitore c'è la terra e tra la terra e il contenitore, ragazzi, importantissimo, metteremo un isolante. Questo isolante che caratteristiche deve avere? Lo sceglierete voi, qui ci sarà molta inventiva, ragazzi, e poi scrivetemelo nei commenti affinché possiamo fare una divulgazione di tutto quello che sono i vostri esperimenti. Ora, si può mettere la lana di roccia, si può mettere anche il lapillo, si può mettere la pomice, si può mettere l'argilla espansa,
ma devono essere tutti componenti che resistono alle alte temperature e qui siamo intorno ai 500 gradi. Cosa succede, ragazzi? Quando il serbatoio andrà in funzione, quindi avrà raggiunto la sua massima temperatura, avremo la massima produzione, ebbene in quel momento lì anche l'isolante, per quanto faccia da isolante, andrà a disperdere un po' l'esterno verso la terra e anche la terra andrà a scaldarsi, cioè si creerà dopo un certo periodo di tempo una struttura sottoterra che ha tutta una temperatura molto alta. Ebbene, ragazzi, vi dico subito una cosa: quando avete fatto questo pozzo, quando avete messo il serbatoio di lamiera o un serbatoio che arrivano con la gru e lo calano, scegliete voi cosa fare. Io sono per le cose riciclate e più semplici. Abbiamo messo l'isolante, c'è la terra, tutto si scalda, ebbene dovrete mettere anche sopra ovviamente una protezione dall'acqua. Quindi il coperchio, l'avete visto, è un coperchio di spessore che alzerete in due e anch'esso sarà isolato, quindi metterete sotto lana di roccia, quello che volete voi, così diventa anche leggero, e andate a chiudere. Dopodiché posizionerete una lamiera che impedirà all'acqua di andare a raffreddare questo serbatoio. Intorno alla lamiera farete dei canali di scolo per andare a buttarla, a raccoglierla in un altro punto che non è questa verticale di terra sopra al serbatoio. Questo è molto importante. Vedete che vi sto dando già dall'inizio un sacco di dettagli, però ve ne do un altro, ragazzi. Se voi sopra a questo serbatoio invece ci fate una serra, voi avrete i pomodori e le zucchine a dicembre in Val Padana, ragazzi. È una cosa fantastica, perché questa zona, ovviamente riscaldata a queste temperature, terrà tutta la serra e tutto ciò che c'è sopra, poi con le opportune ventole, insomma ingegnatevi, vi consentirà di avere una serra. Avremo quindi un serbatoio a 500 gradi e tanta temperatura sulla terra che creerà un'ulteriore inerzia termica che sfrutterà il nostro impianto nel momento in cui dovrà veramente nevicare o piovere tantissimo, non produciamo più nulla e lei pian piano andrà a cedere tutto questo calore a cosa? All'acqua calda del nostro serbatoio, del nostro puffer, del nostro accumulo. E tutto questo è una proporzione. Ora, ragazzi, io ho iniziato con un serbatoio che è veramente molto potente ed è piccolo, ragazzi. La sabbia è capace a 500 gradi di accumulare veramente tantissimo. Da calcoli fatti, portando a 500 gradi questo serbatoio con l'inerzia anche esterna, noi avremo un serbatoio che ha un accumulo globale di circa 150 kWh, ragazzi. 150 kWh è tantissimo. Qual è la misura di questo serbatoio? Ebbene, il prototipo che ho fatto io è circa 1 metro per 2. 1 metro per 2 di altezza, affondato nella terra, col suo coperchio, tutto isolato come abbiamo detto, tubi isolati, ha un'inerzia termica di 150 kWh. Ok? Questa è una cosa eccezionale. Ma adesso arriva il bello, ragazzi. Come lo scaldiamo? Se abbiamo 150 kWh, non è che ce li dà lui, ma li dobbiamo prima mettere dentro. Se no ci sarebbe il solito, oramai discusso moto perpetuo che non esiste. Noi dobbiamo avere una potenza che sia in grado di immettere questa energia all'interno del nostro serbatoio. Ma in quanto lo facciamo in un mese? Ipotizziamo che è finito questo inverno 2023, abbiamo preparato il serbatoio, tutto pronto, e iniziamo l'accumulo con cosa? Con il nostro fotovoltaico, che ovviamente dovrà essere sovradimensionato. Ebbene, quanto abbiamo a casa? 3 kW e siamo al pelo? Riusciamo a caricare appena la nostra batteria per la casa? Allora non abbiamo un eccesso di corrente. Lo facciamo diventare 5? Abbiamo un eccesso di 2. Lo facciamo diventare 10? Abbiamo un bel eccesso. Ebbene, con 10 kW, se la nostra casa è 10 kW di potenza fotovoltaica, d'estate il moltiplicatore 5, produciamo il 21 giugno, sole pieno, esposizione 35 gradi centro Italia, produciamo da 10 kW di pannelli, ne produciamo 50. Ora, ragazzi, se di questi 50 la nostra casa d'estate ne usa 10, 12, 15, ebbene abbiamo 35 kWh giornalieri in più. Dove li mettiamo? Qua dentro.
Ragazzi, un giorno 35, 5 giorni, questo è 500 gradi, massima potenza, pieno. Ora facciamo così, non è 5 giorni, il nostro impianto è un po' più piccolo, facciamo 10, 20, ma noi ragazzi abbiamo tutta l'estate per continuare a buttare dentro corrente qua, fosse anche 1 chilo da 2, e scaldare costantemente la sabbia, come vedremo nei grafici, e portarla pronta per l'autunno quando iniziamo ad accendere, a prelevare. E poi finisce? In autunno preleviamo e basta? No, perché abbiamo creato un impianto fotovoltaico superiore a quello che ci serve per la casa e quindi costantemente andremo ad aggiungere temperatura quando ci avanza. Un inverno freddo dove assorbiamo costantemente, dopo 3 giorni esce il sole, abbiamo caricato la nostra batteria o il nostro rack di batterie o il nostro 2P16S, gli argomenti qua sono tanti ragazzi. A quel punto l'eccesso lo buttiamo, lo riversiamo, lo inseriamo nel nostro serbatoio. Oggi ho buttato 5 kWh termici dentro lì, li userò domani, ma la grande riserva, il grande stoccaggio energetico lo faremo durante l'estate e a seconda dell'isolamento di spessore che faremo oltre la parete, 10-20 cm di isolamento di lana di roccia sottoterra che non riceve i freddi dell'atmosfera, ebbene ragazzi dura mesi. Questo è una cosa molto bella. Adesso partiamo con un grafico perché voglio spiegarvi di cosa è composto l'impianto, ok? Questo ragazzi è lo schema generale, vediamo tutti i componenti, adesso andremo a identificare tutti i dettagli e anche il funzionamento. Vediamo a sinistra il serbatoio di sabbia, vediamo le resistenze elettriche, vediamo la pompa di rotazione dell'aria, vediamo in alto, in centro, la valvola che dovrà scegliere se riscaldare la sabbia o se passare attraverso lo scambiatore. Lo scambiatore è quello in alto a destra e poi c'è il puffer, cioè il serbatoio dell'acqua calda, sia riscaldamento che sanitaria. A questo punto dobbiamo avere ragazzi un eccesso di corrente. Se abbiamo calcolato l'impianto fotovoltaico o eolico per soddisfare al minimo la casa, non abbiamo extra corrente per riscaldare la sabbia. Quindi quando prevediamo che il nostro impianto possa essere 3 kW o 5 kW o 10 kW, ebbene buttiamo sempre qualche kilowatt in più da dedicare proprio a questo progetto. Qui è raffigurato il serbatoio di sabbia. Chiaramente per questioni grafiche ho fatto una simulazione con questo tubo molto avvolto, ma quello che serve a noi ragazzi è sufficientemente 3, 4 o 5 giri, in modo che possa percorrere la sabbia dal basso verso l'alto, in ingresso dal basso e in uscita verso l'alto. La sabbia potete usare sabbia fine, che sia silicea, che sia quarzifera, ed è molto importante anche l'isolamento. Questo serbatoio va interrato in modo che rimane protetto da quelle che sono le cadute termiche che avvengono attraverso l'atmosfera e quindi è già in un ambiente abbastanza protetto. Qui vediamo altri due componenti. Vedete dove c'è il simbolo della corrente? Lì ci sono le serpentine, cioè le resistenze che vengono attivate dall'eccesso di fotovoltaico. Quindi quando il dry contact dirà la batteria è piena, ebbene tutta la corrente prodotta in eccesso dalla nostra forza fotovoltaica piuttosto che eolica andrà a scaldare queste resistenze. Sono resistenze corazzate, molto potenti e saranno scelte dei watt appropriati al nostro impianto. Se abbiamo un eccesso di 1 kW, di 2, di 3, di 5, andremo a scaldare in maniera significativa per scaldare proprio questo serbatoio. E questo avverrà per tutto il periodo estivo e anche invernale, quando abbiamo il sole e abbiamo già caricato le batterie. La pompa è una pompa di circolazione che avrà ovviamente la girante in metallo perché avrà altissime temperature e avrà poi l'esterno del motore raffreddato con la sua ventola. Questa è la rotazione e andiamo a vedere quindi come avverrà il tutto. Ebbene, questa ragazzi, questa disegnata in rosso è la valvola che dovrà scegliere in funzione di tutti i sensori che metteremo se dirigere il caldo, cioè il calore prodotto dalla sabbia all'interno della serpentina che
che dovrà dissipare all'interno dell'acqua del puffer, oppure se dovrà creare un ricircolo per continuare a scaldarsi con la resistenza. Qui vediamo un altro passaggio, vedete? Qui c'è il puffer sulla destra, lo scambiatore a sinistra e la valvola che deve scegliere appunto se mandare all'interno dello scambiatore o se far continuare a girare l'aria calda, caldissima, all'interno della sabbia, proprio per continuare a scaldarsi a motivo delle resistenze che continuano ad andare. Ovviamente il processo è tutto automatizzato e quando la sabbia è calda o quando l'acqua è calda, tutto il processo si va a fermare in entrambe le direzioni. Ebbene ragazzi, avete visto questo grafico? Fantastico. È semplice. Cosa utilizziamo per scaldare questa resistenza nella quale entrerà l'aria di circolazione? Avete visto che sono due meccanismi. Uno è quello circolatorio per scaldare la sabbia, preleva dalla resistenza che noi stiamo scaldando. L'altro meccanismo invece con il bypass andrà a cedere il calore all'interno di questo scambiatore nel quale girerà l'acqua per scaldare il serbatoio di riserva. Ebbene, essendo 500 gradi, quando partirà la ventola per entrare nello scambiatore, quanto andrà? Un minuto? Perché tutta quella camera andrà a 500 gradi, il sensore dirà basta, si ferma la ventola e lo scambiatore continuerà a scambiare. Quando scende la temperatura, ebbene, ripartirà ancora la ventola. E tutto questo azionato dal nostro Sole. Cosa utilizzeremo per scaldare la resistenza? Ebbene, utilizzeremo il fotovoltaico. Se abbiamo un eolico potente, buttiamo dentro tutto il vento in eccesso dentro lì, cioè la corrente prodotta dal vento, dalle nostre turbine eoliche, cioè tutti i nostri sistemi energetici servono a questo scopo. Ragazzi, nel mondo un'altissima percentuale, siamo tra l'80 e il 90% del riscaldamento è prodotto da gas, carbone, petrolio. Questo sistema è un altro sistema della mission, voglio salvare il pianeta partendo dal mio metro quadro, e in questo caso è 2 metri quadri, cioè 1 metro per 2, precisamente dovrebbe essere 1,6. Con 1,6 metri cubi, scusate, di sabbia noi abbiamo un'inerzia termica di 150 kWh, è tantissimo e lo dobbiamo scaldare. E la cosa bella è che questo avviene tutto l'anno, ma soprattutto d'estate creiamo uno stoccaggio, un'inerzia termica che è fantastica, da utilizzare tutta in inverno e integrabile attraverso le nostre fonti energetiche. Ebbene ragazzi, il sistema si fonda sulle serpentine elettriche, le resistenze non hanno un'efficienza alta, sono considerate efficienza 1:1, le pompe di calore sono 1:3, 1:5 per quelle più efficienti, ma non possiamo scaldare questa sabbia con le pompe di calore, perché la pompa di calore arriva a una temperatura massima di 50-60 gradi ed è lentissima. Le pompe di calore vanno, e le useremo anche su questo canale, a riscaldare quella che è l'acqua del boiler piuttosto che l'acqua dei pavimenti in maniera lenta, ci fanno risparmiare, ma non sono adatte per generare queste temperature. Resistenze elettriche corazzate in acciaio inox, dopo vi metterò anche dei link qua sotto il canale su alcuni prodotti che sono utili. E la cosa bella è che l'impianto è molto semplice, perché si tratta solamente di attivare la resistenza insieme alla ventola quando devo scaldare la sabbia, questa è la prima circolazione, e attivare la ventola e basta quando devo prelevare per far passare attraverso lo scambiatore dal bypass. Un impianto molto semplice ragazzi, ovviamente un po' di manualità ci vuole. Iniziamo da questo primo schema dove vediamo che la valvola superiore è alzata, ovvero ha chiuso il passaggio verso lo scambiatore. Quindi la rotazione che viene attraverso la ventola, quella blu grossa sotto, è una rotazione all'interno della sabbia rispetto alla serpentina. Vedete? L'aria passa dalla serpentina, si scalda, entra nei condotti della sabbia cedendo il suo calore e ritornando nella valvola che fa effettuare un circolo di rotazione. Questo è il primo step, cioè il riscaldamento della sabbia attraverso l'eccesso di corrente che abbiamo nel nostro impianto fotovoltaico.
Qui ragazzi vediamo il ciclo inverso, cioè si è chiusa la valvola, quella in alto, in rosso, si è chiusa a sinistra impedendo la circolazione tra resistenza e sabbia e ha permesso il passaggio tra sabbia e scambiatore in alto a destra e poi sempre col bypass ritorna sulla ventola per consentire costantemente la rotazione. In questo modo avviene il surriscaldamento di questo scambiatore che attraverso, poi lo vedremo nei dettagli costruttivi, attraverso le pompe, il vaso di espansione, la valvola di massima pressione e quant'altro deve essere ovviamente abbinato al puffer, andrà a scaldare l'acqua calda di questo grande serbatoio. Quindi il sistema farà resistenza più ventola e valvola a sinistra e andiamo a scaldare la sabbia. Niente resistenza, solo ventola e valvola a destra e andiamo a scaldare lo scambiatore. La terza funzione è off, quando l'acqua è in temperatura. Quando non abbiamo più energia da dare alla resistenza, cioè alla sabbia, tutto il sistema va in off. Questi 3 punti chiave sono quelli che vi chiedo anche a voi, se siete esperti, scrivete sotto i commenti o contattatemi su Messenger, ma voglio che lo condividiate con tutti. Quali sono le vostre idee, le vostre invenzioni? Su questo canale l'avete visto, tanti amici del canale hanno inventato dopo aver visto un video e hanno modificato. Io parlo di invenzioni usando un termine grosso, ma perché mi piace che la vostra passione diventi poi una vostra invenzione, non semplicemente un'applicazione. Ebbene, se avete tante idee su questo progetto fantastico, buttatele qua sotto i commenti, contattatemi su Messenger e coloro che saranno i più accattivanti, i più importanti, finiranno nella playlist impianti degli amici del canale. Andiamo avanti ragazzi. Il grafico che avete appena visto con i funzionamenti sia di riscaldamento della sabbia che riscaldamento dello scambiatore sono molto semplici, però sono schematizzati. Quindi i prodotti, la ventola, i tubi vanno posizionati là dove con vostra inventiva siano più comodi, manutenibili e isolati. Avete visto che la ventola nel grafico era sotto, ma non va messa sottoterra perché tutti gli apparati devono essere sopra, dove c'è comodità nell'uso, nella verifica, nelle manutenzioni, tutto stracoibentato e sotto ci sarà solamente sottoterra il serbatoio con il tubo che spinge l'aria e l'altro in cima che va a portarlo all'interno di questa scatola, di questo contenitore dove poi ci saranno i bypass e quant'altro. Quindi è un impianto molto semplice e fuori terra. Per fare manutenzione non dovremo andare a scavare sottoterra, ragazzi. Questa è una cosa che reputo molto molto importante. Ora, ragazzi, sabbia asciutta e tutte le apparecchiature, e nonché gli isolamenti e quant'altro, devono resistere alle altissime temperature, cioè 500 gradi. Significa che la ventola che dovrà spingere l'aria all'interno dei tubi, sia del serbatoio che all'esterno, dovrà essere una ventola metallica. Non è complessa, ci sono di tutte le misure. Scegliete voi in funzione dell'impianto. Quello che ho progettato io, potreste usare tubi all'interno della sabbia da 60, 80 o 100 e il relativo motore con la pompa che spinga l'aria dello stesso diametro, fascettato, chiuso, fate un lavoro fatto bene e poi stracoibentato, straisolato. Se invece utilizzate materiali riciclati ancora meglio, sono i soffiatori delle pellet, i soffiatori delle caldaie, cioè quelli che già lavorano col gasolio a temperature molto molto alte. Questo è importante, ragazzi, tutto coibentato, tutto chiuso bene, la lamiera sopra antipioggia, gli scoli laterali e la serra con i pomodori a dicembre e a gennaio. Questa è una cosa che mi piace dire e la ripeto, ragazzi. Un ultimo dettaglio tecnico, ragazzi, all'interno di questo serbatoio, quanti giri facciamo? Ovviamente se ne facciamo tanti c'è più efficienza, però sappiate che l'aria, come l'acqua, quando deve girare all'interno di un tubo e trova gomiti, curve, frena, quindi questo vi obbligherà a utilizzare una pompa che spinga, una ventola che spinga in maniera più potente, quindi ci saranno anche delle prove da fare. A secondo del serbatoio non serve fare tantissimi giri, quando ne fate 3, 4, 5, però deve essere un pezzo unico perché le temperature, se creano dilatazioni e i giunti si vanno a scollegare, può entrare la sabbia o entrare l'aria nel serbatoio. Fate una cosa che sia ermetica. A volte vendono anche già dei serbatoi con dentro la serpentina di un certo diametro, ebbene quello ve lo portano con la gru, ve lo inseriscono nello scavo che avete fatto e questa è la cosa più comoda ma più onerosa. È chiaro, ragazzi, che un tubo liscio fatto su misura da un fabbro
che entra in questo serbatoio è l'efficienza massima, è tutto saldato e quant'altro. Però questo è, diciamo, già usciamo dal file data e entriamo nelle industriali. Fate una cosa che sia però sigillata, coimentata, questo è fondamentale. Ovviamente l'efficienza sarà in funzione anche dei metalli utilizzati. Se il tubo all'interno di questo serbatoio di sabbia è inox, avrà un'effettiva trasmissione di calore superiore al ferro. Non utilizzate l'alluminio perché fonde a 700 rotti gradi, quindi rischiate di essere vicino alla soglia di indebolimento della struttura, quindi ferro o inox sono l'ideale. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi abbia entusiasmato. Ve lo meritavate, 100.000 di voi si sono iscritti al canale, ne aspetto tantissimi altri se è vostro piacere e continuiamo su quest'onda, produrre la propria energia. Questa volta non è energia elettrica, è energia termica attraverso i nostri impianti fotovoltaici, eolici. Buttiamo tutto all'interno di questo serbatoio e scaldiamo le nostre case. Grazie a tutti voi di aver partecipato a questo evento, lo considero un evento perché questo video veramente ci dà la possibilità di avere energia termica, quindi riscaldamento e acqua calda sanitaria sempre e gratuitamente. Abbiamo risolto così un problema importante. Ancora una volta dico agli amici del canale che sono nei condomini, mettetevi d'accordo, cercate di trovare un punto comune. A volte c'è il vecchio detto, il mio nemico è il mio amico contro il mio nemico. Ebbene, non siamo noi i nemici, il nemico è il caro bollette, il nemico è quello che sta accadendo intorno a noi. Coalizziamoci, coalizzatevi, createvi la vostra struttura nel condominio che possa scaldare le vostre case. Ragazzi, è tutto, grazie ancora, ci vediamo al prossimo video, andiamo avanti.